This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end. Il fauniera. Merda. Il fauniera, un mostro alto 2481 metri per 22 chilometri. Un po' si sgradona e non so come va a finire, cazzo. Il fauniera! L'inizio è ingannevole, l'ascesa è dolce, il fiume ti scorre a fianco e gli alberi ti riparano dal caldo. Presto però il panorama cambia. 14 km e mezzo dalla vetta, qua si inizia a salire sul serio. Il fiume scorre più distante e più in basso, la strada si impenna. Un consiglio? Non guardate troppo spesso il navigatore, le pendenze saranno sempre in doppia cifra, tra il 10 ed il 15%. Mancano più di 6 km al santuario, 14 alla vetta. Allora, qua ogni tornante è dedicato a qualcuno. Questo è Gino Bartali, pendenza 13,77%. Eccolo qua. Il Battioni che scatta! Grande Bat. Fuga del Battioni. Porca puttana Chievo. Spero muoia al più presto. Bellissimo, eh? E saranno passate 2 macchine in tutto fino adesso. E mucchine! Siamo in Val di Grana. È in queste valli che portano le vacche a pascolare per creare uno dei formaggi più buoni del mondo, il Castelmagno. Sembra che guardino perplessi. Anche a te. E questo è il tornante Coppi. No, non riscatto, cazzo. Per far bella figura che si deve fare, cazzo. Bravo. Io scherzavo quando ho detto che morisse, però un crampetto non gli farebbe male. Minchia, si è tagliato sullo sterrato. Adagio, Cristo. Santuario andiamo, dove c'è l'acqua? Sì. Quota 1760, il santuario di San Magno. Lo stop è d'obbligo. Ci si riposa, si riempie la borraccia e volendo si dice una preghiera. Vabbè, preghierina fatta, posto sempre più bello, stradina più piccola, altri 8-9 km di salita e siamo in cima, forse. Superato il santuario ci godiamo l'unico tratto semplice di tutta la salita. Per circa 1 chilometro pedaliamo senza fare fatica.
Buongiorno. Presto però la salita torna cattiva, spietata. 7 chilometri in cui raramente si scende sotto il 10%. 99, 2000 di dislivello. No, 2000 metri di quota, volevo dire. Si fa più fatica a respirare, ma già da un po'. Che troia. Ricordati di chi non c'è più. In effetti il vero nome di questa salita è Colle dei Morti, nome dovuto alle tragedie di cui queste montagne sono state testimoni. Come nel 1744, quando le truppe franco-spagnole furono qui lapidate per mano dei Sabaudi. Tragedia nella tragedia è che poco più a valle era da poco stata siglata la pace. Oppure il dramma più recente di una coppia illegalmente in fuga verso la Francia, alla ricerca di una vita migliore. Finisce con lui in prigione, lei in fondo ad un dirupo. Era il 1930, si chiamavano Silvia e Romolo Contini. Sei chilometri alla cima. Sai che abbiamo fatto il pezzo più duro. Andavo talmente piano che era impossibile filmarlo, però l'abbiamo fatto. Comunque fa sta roba qua lunedì, è una roba da signori. Da principi di Babilonia. Sì, Babilonia, cazzo. Spietata, dicevo. Il giro da qui è passato solo una volta. Era il 1999. Fu l'allora patron Carmine Castellano a chiedere di cambiare il nome da Colle dei Morti, almeno nefausto, Fauniera. Jiménez, tra i favoriti di quell'anno, dopo essere venuto in ricognizione su queste strade, prima della tappa dichiarò: la salita più dura che abbia mai visto. Zulle, invece, semplicemente disse di essere spaventato. La storia racconta che tra questi tornanti finirono i loro sogni di vittoria. Arrivarono al traguardo con più di 20 minuti di ritardo. Eccoli qua. 2 chilometri al traguardo. Spaventosa, dura, spietata, ma affascinante e bellissima. Una strada che ti porta in cielo e man mano che ti avvicini alla cima e comprendi che ce la farai, la fatica svanisce e rimane solo tanta bellezza. Mamma puttanata, mi sai, ci lascio le tette. Grazie. Dietro la curva. Credo che si sia arrivati, perlomeno lo spero. Più facile il nuoto, Ecco il Pantani. Ecco il Pirata. Vuol
dire che si è in cima. Una statua del pirata domina il valico. Sì, perché in quel 1999 il primo a passare da qui fu proprio Marco Pantani, in quella che fu una delle sue ultime straordinarie imprese. Difficile definire bello questo corpo che esce dalla roccia. Nonostante sia lì a celebrare un trionfo, lo sguardo è triste, gli occhi scavati. Forse però, proprio per questo rappresenta bene la personalità così tormentata di Marco. Poi c'è la discesa. Qui Savoldelli, in quel 99, dipinse traiettorie impensabili, raggiunse il pirata e vinse la tappa. Pantani si prese la maglia rosa, ma solo 6 giorni dopo i fatti di Madonna di Campiglio conclusero di fatto la sua carriera. Noi scendiamo con calma. Vista da questa prospettiva, la salita non appare poi così dura e viene subito voglia di cercare un'altra montagna. Cercate la vostra anima, andate a fiutare il vento, andate via, lontano.